Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche per la primavera 2024. Ok, amici del Sagittario, avete il mondo. Ma che bello, periodo di compimenti, di risultati, periodo di completamento. Quando c'è la carta del mondo si parla sempre di un qualche cosa che raggiunge, diciamo, l'obiettivo piuttosto che appunto il raggiungimento di un risultato. È la fine di un ciclo per dare inizio a un nuovo ciclo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e alle tarot pratiche del 2024. Bene, andiamo a vedere le energie. Allora, partiamo con un papa, amici del Sagittario. Guardate come mi si sono fermate le carte. Questa io la prendo lo stesso. Allora, abbiamo un papa, il mondo, un 8 di spade, il giudizio, un 9 di pentacoli e fante di bastoni. Che interessante. Allora ragazzi, qui devo dire che per molte persone sarà probabilmente un cambio di residenza, quello che ci sarà questa primavera. Per qualcun altro potrebbe essere un viaggio o uno spostamento che vi porta, diciamo, lontano. Potrebbe essere un lontano sia a livello lavorativo che a livello personale che relazionale. Adesso andiamo a vedere carta per capire un attimino che energie e a che cosa fanno riferimento. Dopo andiamo a vedere i single, le coppie, il lavoro, l'economia. Quindi partiamo da questo papa. 5 di coppe e re di bastoni. Dunque ragazzi, devo dire che per qualcuno potrebbe essere riferito a un matrimonio, però in qualche modo avendo questo 5 di coppe, non so, è una carta un pochettino di tristezza, è una carta di pentimento. Per chi non fosse in un matrimonio, ipotesi, il Papa potrebbe anche rappresentare un certo circolo sociale, che potrebbe anche essere quello lavorativo, ragazzi. Andiamo avanti, andiamo a vedere il mondo. Allora abbiamo un 9 di spade e un 4 di spade. Mm. Ho come la sensazione che non vediate possibilità, perché ho 8, 9 e 4 di spade. Probabilmente c'è una situazione che state vivendo, che andrete a vivere, dalla quale pensate che ci sia solo una strada per andare avanti. Ho come l'idea che anche nonostante un cambiamento che andrete a fare, ci saranno come dei pensieri sul eventuali problemi o disguidi che potrebbero esserci, ma perché ci sono già stati. Andiamo a vedere l'otto di spade. 6 di pentacoli, queste sono troppe ragazzi.
e mago. È come se qualcuno si rendesse conto che l'unico modo per effettivamente dare il passo a questo mondo è lasciare un certo tipo di situazione o ricalibrare un certo tipo di situazione, ragazzi. Diciamo che con il mago mi parla di trasformazione di qualcuno che ha intenzione di far qualcosa. Probabilmente la primavera non sarà il periodo giusto per, scusate, per agire, ma potrete pensare su come agire. Andiamo avanti, vediamo il giudizio. Abbiamo un fante di spade e un 2 di spade. Mm. Allora, vi dirò, il modo per poter uscire da questo 8 di spade è attraverso il giudizio, cioè guardando le cose da un punto di vista più ampio o più a fondo, cioè scavare di più sulle notizie che avete. Perché qui con questo 9 di spade è come se ci fossero delle proprie preoccupazioni, sono delle ansie, sono delle cose che vi attanagliano un pochettino la mente, sono dei pensieri che vi attanagliano la mente. Ehm, e devo dire che secondo me vi limitano, perché poi arriviamo a questo 8 di spade, quindi qui si tratta di cambiare modo di vedere le cose. Mi viene da dire vederle o più dall'alto o più in ampio raggio o più nel lungo periodo o potrebbe servirvi fare una, tra virgolette, comparazione tra la realtà che state vivendo adesso e la realtà che avete visto nel passato, visto o vissuto. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Regina di coppe e 7 di pentacoli. Allora, devo dire che qui ragazzi si parla di amor proprio, c'è bisogno di riprendere una sorta di connessione con se stessi. Per qualcuno potrebbe essere il caso durante questa primavera di riprendere in mano delle questioni finanziarie, vi dirò, ma poi lo vediamo meglio dopo. Adesso andiamo a vedere il fante. Allora abbiamo un eremita, un fante di pentacoli, un 2 di coppe, un 8 di bastoni e un asso di spade. Allora ragazzi, devo dire che avete parecchie carte di chiusura cicli e parecchie carte di inizio cicli. Ehm, allora, qui potrebbe terminare un contratto abitativo, potrebbe terminare un contratto lavorativo o qualche tipo di contratto matrimoniale. Per qualcuno si lascerà andare una persona sposata. Poi un altro movimento molto importante che sento è appunto la voglia di ricominciare, ma è come se si dovesse o cambiare luogo fisico di residenza o cambiare per esempio luogo lavorativo o cambiare prospettiva nel modo di vedere le cose. Come vi dicevo prima, è come se doveste avere una prospettiva più ampia o più nel largo periodo, magari invece che pensare solo a 1, 2, 3 mesi, pensare tra un anno. È come vedere le cose più in ampio raggio e soprattutto sento che lavorando pulendo più che tutto il vostro modo di pensare, mettendo in equilibrio, cercando di decifrare ehm, quello che date, cioè è un po' come ehm, faccio, ma faccio il giusto, non faccio di più. Perché è come se con questo 8 di spade qualcuno pensasse di non avere alternative, la sento un po' così, sinceramente. Anche se poi devo dire che con tutte queste carte alla fine,
tra il 9 di Pentacoli e l'eremita, con questo fante di bastoni, devo dire che si va verso una maggiore indipendenza, una maggiore autonomia, una maggior capacità di saper gestire le cose, probabilmente per qualcuno. Vi dirò, se per caso fosse una questione lavorativa e avete bisogno di intraprendere un corso di aggiornamento in questo periodo, potrebbero esserci delle conoscenze interessanti, sia a livello romantico sia a livello lavorativo. Potrebbe da lì nascere qualche collaborazione proficua. Allora ragazzi, partiamo dai single. Se siete single, allora se per caso state frequentando qualcuno così, ma tecnicamente siete single, devo dire che ho la sensazione che lascerete indietro questa persona, e inizierete a vedere di più per voi. E probabilmente questa voglia di concretizzare, che vediamo qui con il mago, vi porterà verso nuovi mondi, mi verrebbe da dire. Vi ribadisco quei nuovi corsi di aggiornamento, piuttosto che corsi di ceramica, piuttosto che di artigianato, che vi daranno la possibilità di aprirvi a dei nuovi contatti molto 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 interessanti, anche romantici. Se foste in coppia, scusate, se non avete proprio nessuno come single, quello che potrebbe farvi conoscere qualcuno potrebbe essere un ritiro spirituale, potrebbe essere un viaggio in montagna, potrebbe essere un'escursione organizzata, potrebbe essere... Mi è arrivata questa parola, io ve la dico, sapete che quando mi arrivano ve le dico, potrebbe essere in ospedale, non so se perché collaborate con l'ospedale, perché il vostro lavoro è inerente all'ospedale, però l'ospedale potrebbe essere un buon posto per fare conoscenze interessanti sia per il lavoro che per le questioni romantiche. Ok, se siete in coppia, ragazzi, devo dire che qualcuno potrebbe decidere di finalmente trasferirsi, andare a vivere insieme, o ci potrebbe essere qualche tipo di problema barra preoccupazione inerente alla distanza fisica che c'è tra voi e l'altra persona. O perché voi siete stati spostati, diciamo, a causa del lavoro, o perché magari l'altro o l'altra è stata spostata a causa del lavoro. Però c'è un tema che per qualcuno è inerente appunto, una distanza, devo dire, per qualcun altro potrebbe far riferimento ai figli. Vi dico che per qualcuno c'è questo riferimento ai bambini. Vi dico, se quello fosse il caso, ragazzi, ehm, ho come l'idea che sia un tema un po' pesante durante la primavera, quello dei figli. Se non fossero i figli potrebbe essere un progetto in particolare, un progetto che potrebbe darvi la completezza, che potrebbe darvi l'indipendenza, che potrebbe darvi anche un risvolto economico. Però c'è proprio qualche cosa che sento che un qualche tipo di concretizzazione, appunto un progetto, i bambini, la casa, c'è qualche questione che sicuramente inizierà con questo mago. È facile che ci sia un contratto in mezzo, scritto, non è un contratto verbale. Fatemi sapere poi nei commenti. Ok, andiamo al lavoro, ragazzi. Se siete disoccupati, ho come l'idea che potrebbe essere utile scavare nelle idee o nei lavori o nelle conoscenze del passato per iniziare ad aprirvi delle nuove strade, soprattutto se è un po' che cercate lavoro. Per quello che riguarda i lavoratori, scusate, comunque per i disoccupati ci sono buone probabilità per iniziare un nuovo tipo di lavoro, soprattutto se siete sotto i 30 anni. Se siete occupati, ragazzi, tenete un po' sott'occhio
il vostro ambiente lavorativo. Ho un po' come la sensazione che vi dicano di fare da spettatori in questo trimestre, di non mettervi troppo in mezzo a situazioni, questioni, diventate semplicemente osservatori della vostra realtà intorno, perché è come se si dovesse prospettare un cambio o un nuovo inizio e qui ve ne renderete conto proprio osservando le dinamiche che ci sono intorno a voi. Per quello che riguarda gli autonomi, allora devo dire che per gli autonomi è come se ci fosse una nuova spinta. Ho come l'idea che, soprattutto se vi state lasciando indietro dei contratti, delle collaborazioni, degli accordi, ehm, anche importanti, ho come l'idea che questo vi darà la possibilità di rivedere il focus del vostro lavoro e questo vi darà la possibilità di iniziare con nuove collaborazioni, iniziare con nuovi temi di marketing, iniziare con nuove idee, cioè è come se vi scaricaste in un certo senso di un peso vecchio e per iniziare un nuovo tipo di percorso che ragazzi ha buone prospettive di essere, insomma, di muovere energia, ok? Per quello che riguarda la situazione economica, questo vale per tutti. Allora, ragazzi, devo dire che la situazione economica non c'è male, non c'è male. Potrebbero anche addirittura arrivare dei premi o comunque dei soldi inaspettati. Potrebbero anche essere lasciti o nel caso interrompiate un lavoro, come vi ho detto prima, potrebbe anche essere la liquidazione. Comunque, vedo che le casse si rimpinguano per voi durante questa primavera. E per chi ha fatto investimenti si tratta di portar pazienza, di non muovere niente. Mm? Ehm, Ragazzi, devo dirvi anche un'altra cosa. Per qualcuno ci potrebbe essere qualche delusione da parte di un familiare o di una persona che voi credevate un punto di riferimento. E vi dirò, per qualcun altro si tratta della fine di un percorso di terapia, psicoterapia, quindi è come se durante la primavera ci fosse una sorta di indipendentizzazione. Non so se l'ho detto giusto. Comunque, diventate proprio più indipendenti. Va bene ragazzi, andiamo a vedere una carta degli oli essenziali che sono appunto oli che possono aiutarvi in certi momenti della vita stimolando determinate vibrazioni e frequenze con i profumi. Ok, ne abbiamo due. Uno è il rosmarino. Aspettate perché c'è una parola che non conosco. Ok, vuol dire migliora. Ve la metto qui così anche voi sapete, per chi non lo sa. Allora, migliora la memoria e la fiducia. E questa si può, il rosmarino chiaramente è commestibile, quindi si può mangiare, si può assumere in capsule, si può usare proprio l'olio essenziale per applicazione cutanea oppure nel diffusore di essenze. E poi abbiamo la menta che rivitalizza e rinfresca lo spirito. Anche questa ha tutte e quattro le applicazioni esattamente come il rosmarino, quindi si può ingerire, si può applicare, prendere per capsule oppure con il diffusore. Ragazzi, questo è quello che avevo per voi per questa primavera. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!